Da giovane suonavo il violino. Da giovane suonai il violino. Da giovane ho suonato il violino. Che differenza c'è fra queste tre frasi? Benvenuti o bentornati, sono Raf. In questo video vedremo la differenza fra passato prossimo e passato remoto. Prima vedremo come viene presentata dalla grammatica tradizionale e poi vedremo cosa ne pensano i linguisti più moderni. Secondo la grammatica tradizionale, la scelta fra passato prossimo e passato remoto dipende da questi tre fattori. Il primo, la vicinanza o lontananza nel tempo. Il secondo, se il periodo di tempo in cui avviene l'azione è terminato oppure no. E il terzo è se l'azione passata ha un effetto reale o psicologico sul presente. Il primo punto è abbastanza chiaro. Ci dice che, in teoria, dovremmo usare il passato remoto per parlare di qualcosa che è successo molto tempo fa e il passato prossimo quando parliamo di qualcosa che è successo più recentemente. Infatti, i termini passato remoto e passato prossimo vengono proprio da qui, perché prossimo significa vicino, quindi un tempo vicino a noi, e remoto significa lontano, quindi un tempo lontano da noi. Per esempio, quindi dovrei dire Celentano vinse il Festival di Sanremo nel 1970, perché sono passati molti anni. Ma diremo Elisa è tornata pochi minuti fa. Il secondo punto riguarda il periodo in cui avviene l'azione. È terminato oppure no? Se il periodo non è ancora terminato, dovremmo usare il passato prossimo e se il periodo è terminato completamente, in teoria dovremmo usare il passato remoto. Quindi, per esempio, dovrò dire quest'anno ho comprato molti libri, perché quest'anno il periodo di tempo non è ancora finito. Mentre, in teoria, dovrei dire l'anno scorso comprai molti libri. Il terzo punto riguarda l'effetto dell'azione o dell'evento passato sul presente. L'esempio classico in questo caso è con il verbo nascere. Quindi, per esempio, dirò sono nato nel 1969 utilizzando il passato prossimo perché la mia nascita ha un effetto sul presente, nel senso che sono ancora vivo. Mentre dirò, per esempio, Antonio Vivaldi nacque nel 1678, mi pare. Consideriamo la stessa frase con tre tempi diversi. Da giovane suonavo il violino, da giovane suonai il violino, da giovane ho suonato il violino. Ho aggiunto anche l'imperfetto per rendere più chiara la differenza. La prima frase, appunto quella con l'imperfetto, da giovane suonavo il violino, si riferisce a un'azione abituale che non ha un inizio e una fine precisi. Per esempio, potrei completare questa frase dicendo da giovane suonavo il violino nell'orchestra della scuola, senza precisare per quanto tempo, per quanti anni. La seconda frase, con il passato remoto, da giovane suonai il violino, si riferisce a un evento preciso accaduto nel passato, molto tempo fa, che non ha rapporti con il presente. E in questo caso, per esempio, potrei completare la frase dicendo da giovane suonai il violino al matrimonio di mia sorella. La terza frase, quella con il passato prossimo, visto che si riferisce a un fatto accaduto molto tempo fa, dovrebbe in teoria avere qualche rapporto con il presente. E in questo caso, per esempio, potrei completare la frase dicendo da giovane ho suonato il violino e per questo ancora oggi mi piace la musica classica. Questo è quello che dice la grammatica classica, quindi se volessimo parlare un italiano perfetto dovremmo seguire queste regole. Ma ci sono due problemi fondamentali. Il primo è che queste regole sono molto vaghe, come abbiamo visto. Quando parliamo di un evento vicino o lontano, oppure quando parliamo di effetti psicologici o reali sul presente, non è molto chiaro di cosa stiamo parlando. Quindi se trovate queste regole un po' confuse, se pensate che non aiutino molto, è normale, perché anche per un italiano non sono chiare. Come dice Piermarco Bertinetto, queste sono semplici approssimazioni.
Il secondo problema è che queste regole si riferiscono a un italiano ideale, un italiano perfetto, che nella realtà non esiste. La realtà è molto più complessa, ma al tempo stesso è anche molto più semplice. Vediamo perché. La realtà è più complessa perché ci sono differenze molto forti a livello geografico, a livello regionale. In particolare, nell'Italia settentrionale, cioè l'Italia del nord, il passato remoto non si usa praticamente mai nella lingua parlata, un po' come avviene in francese, mentre il passato remoto si continua a usare in parte dell'Italia centrale e nell'Italia meridionale. Luca Serianni scrive: nel settentrione e in parte dell'Italia centrale i parlanti, anche colti, tendono a non adoperare mai il passato remoto. E non si tratta di un fenomeno recente. In questa grammatica del 1932 Alfredo Panzini scrive: questa sostituzione non regolare del passato remoto col passato prossimo avviene specialmente nell'Alta Italia, dove il passato remoto si può dire scomparso nell'uso popolare, mentre nell'Italia centrale e inferiore il passato remoto è usato bene. La situazione quindi è più complessa nel senso che dovremmo tenere conto di queste varianti regionali, ma in realtà per chi impara l'italiano è più semplice, perché significa che non c'è poi molta differenza fra passato prossimo e passato remoto e in molte situazioni i due tempi sono intercambiabili, cioè non importa quale usiamo, soprattutto quando si parla di distanza nel tempo, eventi successi molto tempo fa, poco tempo fa, non importa veramente. E, come scrive Piermarco Bertinetto, non è possibile stabilire una norma univoca. È molto più importante la differenza fra imperfetto da un lato e passato prossimo o passato remoto dall'altro. Ma un momento, significa quindi che passato prossimo e passato remoto sono sempre equivalenti? Non proprio. Ho detto molto spesso sono equivalenti e intercambiabili, ma ci sono casi invece abbastanza affermati in cui dobbiamo usare uno o l'altro. Vediamo alcuni di questi casi. Cominciamo dal passato prossimo. Una delle regole che abbiamo visto prima riguardava il periodo di tempo in cui avviene l'azione. Quando il periodo di tempo non è terminato, direi che quasi tutti utilizzano il passato prossimo. Quindi, per esempio, con espressioni come quest'anno, oggi, questa settimana, ma anche espressioni come stamattina, stasera. L'uso più comune è sicuramente quello del passato prossimo. Un secondo caso è quando parliamo di qualcosa che inizia nel passato ma continua nel presente. Per esempio, mi è sempre piaciuto Celentano. Significa che mi piaceva prima e mi piace ancora adesso, quindi l'azione continua nel presente. In questo caso si usa il passato prossimo. O per esempio in una frase come non ho ancora finito. Anche in questo caso è un passato prossimo perché non ho ancora finito adesso, quindi l'azione continua nel presente. Per quanto riguarda il passato remoto invece si usa ancora molto nello scritto ed è sicuramente il tempo più comune nei romanzi. E non parliamo solo di alta letteratura, ma di romanzi in generale, anche romanzi moderni. Vediamo l'inizio di un giallo di Carlo Lucarelli, L'inverno più nero. Il tedesco spalancò la portiera e infilò la testa nella macchina, quindi due verbi al passato remoto. Ma parlando di cose scritte, non troviamo invece quasi mai il passato remoto nelle notizie sui giornali o le notizie che leggiamo su internet, forse perché si riferiscono quasi sempre a fatti avvenuti da poco, ma è più comune trovare il passato prossimo, come vediamo in questo esempio. Golpe fallito a Panama. E poi vediamo che nel primo paragrafo i verbi sono al passato prossimo. Giornali e notizie quindi utilizzano molto più spesso il passato prossimo. Ma come ho detto, in molti casi non importa quale dei due utilizziamo, ma ricordiamoci, molto importante invece è la differenza fra l'imperfetto e i due tempi perfetti, cioè il passato prossimo e il passato remoto. Grazie per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!